alluminio contro carbonio. Gravel Day. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Gravel Day e siamo sul lago di Endine perché oggi andiamo a fare una prova molto interessante. Alluminio contro carbonio. Parliamo di ruote e lo facciamo attraverso due modelli. Uno di Vision puro carbonio 30 SCI 23 è il modello della ruota, e l'altro è un altro modello pensato per il gravel ma di FSA ed è la GX. Chi la spunterà, o meglio, quali saranno le peculiarità dell'uno e dell'altro modello? Rubo un attimo la scena al buon Malpez per spiegarvi quelli che sono i due modelli di ruote che abbiamo scelto per questa comparativa, o meglio per questo in deep dentro la battaglia tra alluminio e carbonio. La prima, carbonio, Vision SC 30 I23, quindi ruota in carbonio molto versatile, pensata per essere utilizzata sia su strada sia in gravel ma anche in ciclocross. Due altezze di cerchio diverse tra anteriore e posteriore, l'anteriore è 30 mm, il posteriore 35 mm, ma larghezza interna uguale che è appunto 23 mm interni. Una ruota, come ho detto prima, super versatile, pensata per tante discipline, con un peso di 1540 grammi più o meno la coppia e un prezzo da 1280 euro. Il lato alluminio invece è difeso dalle FSA NS AGX I25, quindi ruota in alluminio, cerchio in alluminio sempre con altezza da 30 mm ma larghezza interna da 25 mm, quindi leggermente più largo per essere utilizzato con copertoni più ciccioni, perché questa è una ruota da adventure, da avventura, pensata soprattutto per i lunghi viaggi, pensata per l'utilizzo gravel non racing, mentre quella di prima, la Vision, era proprio pensata per un utilizzo un po' più racing. Qui abbiamo una ruota che ha un peso per il set completo di 1940 grammi e un prezzo molto più basso, perché qui siamo a 388 euro per il set completo. Quindi ora parola di nuovo al buon Malpez e andiamo a vedere cosa ha sentito in sella alla Bergamont. Primo giro del lago di Endine, intanto siamo in sella alla Bergamont Grandurance. Questo è il modello con allestimento RD Elite e abbiamo messo subito sopra la coppia di ruote Vision 30 SC, un modello come dicevo appunto in carbonio. Il profilo è un bel profilo consistente, bello alto da tirare sui drittoni, e in questo primo giro abbiamo messo una pressione all'interno delle gomme di 2,8 all'anteriore e al posteriore. Chiaramente abbiamo creato un set super rigido, infatti qua su questa specie di San Pietrone gigante si balla un po', però magari qua sotto invece si scorre da paura. Ciao. La cosa bella di questa ruota è che veramente c'è un sacco di inerzia, quindi per ora fatica veramente zero. Primo cambiamento di setup. Allora, il percorso qua è molto variegato, molto scorrevole, però a tratti ci sono appunto questi San Pietroni grossi, queste lastre qua che hanno un po' di asperità e c'è un po' di ghiaia spessa, quindi voglio abbassare un pelo la pressione perché il set che abbiamo creato è veramente rigido. Siamo partiti appunto da 2,8, voglio scendere a 2,5 e vedere quanta variazione c'è. 2,446. Perfetto. Bene, prima fase di test con ruote gravel. Abbiamo fatto le Vision 30 SCI 23, quindi altezza del profilo 30 mm e larghezza interna del canale da 23.
Qui è montato tra l'altro con una Schwalbe G1 RS, quindi il modello più pensato per le lunghe distanze su strade battute, soprattutto racing. Siamo scesi anche di pressione, abbiamo fatto una variazione da 2.8 a 2.5, 2.46 all'anteriore, 2.5 al posteriore, per andare a guadagnare un po' più di trazione, diciamo, in curva. Però in generale questo tipo di upgrade è fondamentale se volete fare stradoni lunghi, battuti, tanti chilometri e lo volete abbinare a un copertone un po' più veloce. Sugli inserimenti di curva però il Vision 30 SC è comunque bello preciso, bello agile, quindi non è uno di quei profili alti che va a limitare la guida, è un profilo intermedio che quindi favorisce anche gli aspetti di guida. Sicuramente è un cerchio molto rigido e questo, se voi volete spingere dei lunghi rapportoni anche col monocorona o per esempio col GRX nuovo o con delle guarniture doppie, questo set è perfetto. Tra l'altro per un upgrade su una bici gravel è consistente anche in termini di peso, perché è di 1,5 kg. Ora andiamo a cambiare le scarpe, mettiamo su il modello in alluminio di FSA e poi dopo facciamo il confronto scontro tra i due. Di setup siamo passati sempre con la Bergamont a un set di ruote FSA AGX 25, ruota in alluminio, non più in carbonio. Siamo ripartiti però cercando di mantenere un po' il setup di prima, quindi stessa pressione. Vediamo le prime sensazioni con questa ruota in alluminio, ce l'aspettiamo già un pochino più agile. Non cambia rispetto alla Vision l'altezza del profilo, che è sempre da 30, quello che cambia è il materiale, quindi alluminio invece di carbonio. Seconda fase di test, siamo passati alla FSA AGX, quella col canale interno da 23, ruota in alluminio anche se mantiene il profilo da 30 proprio come le Vision. La differenza principale che ho sentito, anzitutto non mi sono sentito di fare delle grandi variazioni di pressione, proprio perché come ruota la AGX è molto più duttile, molto più agile, però sicuramente rispetto alla Vision è meno stabile sulle lunghe percorrenze, quindi sugli stradoni più battuti. In fase di assorbimento qui abbiamo sfruttato tanto la gomma, però rispetto alla Vision è un po' più rumorosa sul battuto, però ha grande reattività in curva, nei rilanci e appunto negli inserimenti di curva, quindi in tutte le variazioni. L'ho sentita veramente molto più agile, ha comunque un livello molto elevato di scorrevolezza, sicuramente rispetto alla Vision è un pochino più da rilanciare, è più fisica come ruota, però devo dire che nonostante il profilo sia da 30 uguale, qua si sente meno, anche con dei tratti magari con vento eccetera, è appunto più agile rispetto alla Vision. Ma adesso andiamo a fare il confronto finale, perché qui c'è anche una differenza importante che riguarda il peso della FSA rispetto alla Vision, quindi andiamo a tirare le somme di un possibile upgrade per la vostra gravel. Bene ragazzi, siamo arrivati all'ultima fase di questo test, il verdetto tra un upgrade per gravel, ossia una ruota in carbonio, in questo caso la Vision 30 SCI 23, oppure una ruota in alluminio, in questo caso FSA AGX. Siamo partiti con questa modello con un profilo da 30 mm, tutta realizzata in carbonio, un canale interno da 23 con sopramontato uno Schwalbe G1 RS con una larghezza da 40. È un set di ruote ultra veloce, secondo me questo è pensato principalmente per tutti coloro che cercano un upgrade intanto in termini di peso, perché qua siamo ai 1500, e che vogliono sfruttare una ruota di questo genere per fare dei lunghi giri
in stile strade bianche, quindi alternando molto strada e sterrato leggero, stradoni lunghi, larghi, belli battuti, in cui cercare la velocità e in cui sfruttare anche proprio le doti di reattività di questa ruota. Questa è sicuramente una ruota molto rigida da quello che ho sentito. Io ho dovuto abbassare un po' la pressione perché poi qua il volume non è neanche tantissimo, e quindi abbassando un po' la pressione sono andato a cercare più trazione, però in termini di reattività e agilità ha sempre offerto il massimo. In salita si tratta di un set che reagisce in maniera precisa e sotto ogni spinta di pedalata. Per invece ciò che riguarda l'alluminio, la AGX è stata una ruota che da subito mi ha dato molto comfort, e infatti non ho fatto tante variazioni di pressione. Diciamo che rispetto alla SC è molto più agile, molto più duttile chiaramente. Io questa me la immagino per tutti coloro che invece cercano una ruota, uno, per risparmiare del peso rispetto a tutti i set che si trovano per esempio stock sulle bici di serie. Se facciamo un confronto diretto con quelle che sono le ruote di serie, che si riescono a risparmiare anche 200-250 grammi, che fanno la differenza. Ebbene, secondo me questo è uno di quei modelli pensati più per il gravellista che vuole anche divertirsi sullo sterrato leggero, quindi che vuole un po' più agilità, vuole guidare e vuole trovarsi un set di ruote sempre pronto ai cambi di terreno. Quindi anche per il bikepacking secondo me questa è una soluzione. Pensiamo appunto anche a caricare le borse sulla bici, se risparmiamo qualche etto su questo frangente non è per niente male. In più questa anche secondo me questa ruota abbinata anche a una gomma con un po' più di tassello, un po' più di volume, fa la sua porca figura. In sostanza Vision è decisamente una ruota più severa, più rigida, più performante sulle lunghe distanze, dà proprio quell'effetto di ruota da strada, ok, che è molto veloce. Invece la GX è un po' più duttile, è un po' più adattabile a tutte le asperità che si trovano sui vari percorsi. In termini di prezzo c'è una differenza sostanziale. Risultano due upgrade secondo me per due categorie diverse appunto di gravelista, come detto prima, e tra le due ruote infatti c'è anche una differenza di 1000 euro circa. Però per tutti i dettagli vi rimandiamo anche all'articolo che trovate qui in descrizione linkato. Ovviamente se siete arrivati fino a questo punto del video vi stavate chiedendo proprio cosa vorreste per un upgrade sulla vostra gravel e come potervi orientare, quindi mettete un bel like se vi è servito, ovviamente iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al canale e come sempre gas aperto. Alla prossima.